Benvenuti e bentornati in un nuovo tutorial. In questo tutorial andremo a realizzare questo topolino. È un tutorial davvero facilissimo perché è composto da il corpo, le orecchie e la coda. La coda è una catenella poi con fatto un giro di maglie bassissime. Le orecchie è un anello magico di 6 maglie basse e quindi effettivamente da lavorare c'è solo il corpo. Il materiale che ci occorre è del cotone, nel mio caso grigio. Questo inizialmente era di 50 grammi. Tranquilli, non ce ne serviranno 50 grammi per fare questo, quindi se avete anche del cotone avanzato va più che bene. Un ago da lana, un marcapunti, degli occhietti con sicura. Se non avete gli occhietti con sicura potete tranquillamente ricamarli oppure aggiungergli qualche altro occhietto incollandolo, un uncinetto numero 3, delle forbici e naturalmente dell'imbottitura. Prima di proseguire ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che io pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come Mille Creazioni Sonia. Iniziamo il nostro lavoro con un anello magico di 6 maglie basse. Fatto l'anello magico di 6 maglie basse vado a chiuderlo e vado a fare 2 giri di 6 maglie basse. Io in questo caso non metto ancora i marcapunti perché conto dai prossimi giri inizierò a mettere anche il marcapunti, quindi adesso faccio 2 giri di 6 maglie basse. Primo giro fatto, vado a fare l'ultimo giro di 6 maglie basse. Fatto anche l'ultimo giro, come potete vedere il lavoro si è girato, quindi noi lo riportiamo, lo rigiriamo in questo modo, così. Adesso vado a fare una maglia bassa e un aumento, quindi faccio la prima maglia bassa, prendo il mio marcapunti e a questo punto lo inserisco. La prima maglia bassa fatta, adesso nella maglia successiva faccio un aumento, una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento. Quindi noi dobbiamo ripetere 3 aumenti nel giro, quindi una maglia bassa, un aumento e una volta, una maglia bassa, un aumento e la seconda volta, una maglia bassa, un aumento e la terza. Adesso secondo giro ripetiamo 2 maglie basse e un aumento per 3 volte, quindi prima maglia fatta e andiamo a inserire il marcapunti, seconda maglia, adesso vado a fare l'aumento e faccio la stessa cosa per altre 2 volte. E abbiamo finito così anche questo secondo giro di aumenti. Adesso dobbiamo proseguire facendo sempre aumenti, quindi vado a fare 3 maglie basse e un aumento sempre per 3 volte. 1, 2, 3, aumento e di nuovo 3 maglie basse e un aumento per altre 2 volte.
Ecco fatto. Adesso, siccome il procedimento per aumentare è sempre uguale, cambiano soltanto le maglie, quindi nei prossimi giri andremo a fare 4 maglie basse un aumento, 5 maglie basse un aumento e così via. Vi dico come proseguire fino a finire gli aumenti e poi ci rivediamo una volta finiti gli aumenti. Noi siamo arrivati nel nostro lavoro fino a 3 maglie basse e un aumento, quindi ricapitoliamo: abbiamo fatto l'anello magico di 6 maglie basse, 2 giri di 6 maglie basse, poi abbiamo fatto una maglia bassa e un aumento per un totale di 9 maglie basse, 2 maglie basse e un aumento per un totale di 12 maglie basse, 3 maglie basse e un aumento per un totale di 15 maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire facendo 4 maglie basse e un aumento per un totale di 18 maglie basse, 5 maglie basse e un aumento per un totale di 21 maglie, 6 maglie basse e un aumento per un totale di 24 maglie, 7 maglie basse e un aumento per un totale di 27 maglie e poi 8 maglie basse e un aumento per un totale di 30 maglie. Questi 4 maglie basse e un aumento vanno ripetuti sempre per 3 volte, ok? Quindi una volta che voi arrivate fino a 8 maglie basse e un aumento, riprendiamo e vi spiego come proseguire con il lavoro. Una volta fatti gli 8 giri di aumenti, questo è il risultato. Adesso dobbiamo andare a fare 6 giri di maglie basse, cioè vado a lavorare 6 giri di 30 maglie basse, quindi lavorando le maglie così come si presentano. Una volta realizzati i 6 giri di maglie basse, questo è il risultato. Adesso dobbiamo iniziare con le diminuzioni, quindi andiamo a fare 8 maglie basse e una diminuzione, sempre per 3 volte. Quindi una maglia bassa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maglie basse. Adesso andiamo a fare la diminuzione e ripetiamo la stessa cosa, quindi 8 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e adesso una diminuzione. E adesso la facciamo per l'ultima volta, quindi ancora 8 maglie basse e una diminuzione. Finito il primo giro di diminuzione, tolgo il marcapunti, faccio una maglia bassa e rimetto il marcapunti, e questa è la prima maglia del giro. Adesso dobbiamo, ok, nel giro precedente comunque c'erano 27 maglie basse in totale, ok, quindi adesso dobbiamo andare a fare 7 maglie basse e una diminuzione. La prima maglia l'abbiamo già fatta, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok, e adesso faccio le diminuzioni e adesso proseguo qua facendo 7 maglie basse e una diminuzione per altre 2 volte fino ad arrivare alla fine del giro. A fine giro avremo un totale di 24 maglie basse. Finito anche questo giro di diminuzioni, andiamo a fare 6 maglie basse e una diminuzione, 6 maglie basse e una diminuzione per 3 volte per un totale di 21 maglie basse, 3, 4, 5 e 6. E adesso facciamo la diminuzione e proseguiamo così fino alla fine del giro. Anche questo giro di diminuzioni vado a infilare gli occhietti, quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tra il sesto giro e il quinto giro vado a infilare i miei occhietti, quindi uno l'ho infilato, adesso conto 1, 2, 3, 4, 5 maglie e nella quinta maglia, sempre dello stesso giro, vado a infilare nuovamente l'occhietto in questo modo, ok. Adesso poi, una volta che li andrete a bloccare, perché io qua vedete non li ho ancora bloccati, possiamo proseguire con le diminuzioni. Ok, come potete vedere io ho bloccato gli occhietti
adesso non usciranno più. Adesso possiamo proseguire con le diminuzioni. Come andiamo a fare le diminuzioni? Vi faccio vedere qua. Noi praticamente abbiamo già fatto i 6 giri di maglie basse, 8 maglie basse una diminuzione l'abbiamo fatto, 7 maglie basse una diminuzione l'abbiamo fatto, 6 maglie basse una diminuzione l'abbiamo fatto. Il procedimento è sempre uguale, quindi adesso procedete facendo 5 maglie basse e una diminuzione per un totale di 18 maglie basse, poi 4 maglie basse una diminuzione per un totale di 15 maglie basse, poi 3 maglie basse una diminuzione per un totale di 12 maglie basse. A questo punto imbottite il lavoro e poi fate l'ultimo giro di 2 maglie basse e una diminuzione per un totale di 9 maglie basse. Questi che ci sono tra parentesi sono tutte le maglie a fine giro. Io sono arrivata a 3 maglie basse e una diminuzione, adesso prendo l'imbottitura e vado a imbottire il mio amigurumi. Una volta che avrete imbottito il vostro amigurumi, concluderete facendo 2 maglie basse e una diminuzione. Poi vi farò vedere come andare a chiudere. Una volta fatte 2 maglie basse e una diminuzione, possiamo andare a togliere il marcapunti, andiamo a tagliare il filo, così. Possiamo disfare il nostro cappietto e andiamo a inserire il filo nell'ago. Una volta inserito andiamo a cucire qui il buchino, quindi come facciamo? Adesso metto bene a fuoco, entro qui nella costina di fuori della maglia, in questo modo, in una e in un'altra, e poi porto fuori il filo e continuo così finché non ho finito le maglie, quindi entro in una costina e poi nell'altra. Una volta cucite tutte le maglie, possiamo andare a tirare il filo e come vedete il buchino si restringe. Ecco qua. A questo punto entriamo qui vicino a dove il filo, in una maglia, facciamo un nodino in modo da bloccare il filo e possiamo disperdere il filo all'interno della lavorazione, in questo modo. E adesso tagliamo anche qua. E il corpo del nostro topolino è concluso. Adesso andiamo a vedere come fare la... Prendiamo il nostro filo e andiamo a fare un cappietto. E adesso andiamo a entrare da una parte qui e dall'altra, quindi dove avevamo fatto, dove c'era il buchino e l'abbiamo appena chiuso. Entriamo così con l'uncinetto, prendiamo il filo, lo portiamo fuori e andiamo a chiudere nella catena, nel cappietto, così facendo una specie di maglia bassa, una catenella. A questo punto andiamo a fare 15 catenelle, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ne facciamo un'altra, quindi un totale di 16, e nella 15ª catenella andiamo a fare una maglia bassissima e proseguiamo così per tutte le catenelle.
Adesso possiamo andare a fare una catenella così, qui tiriamo il filo dopo aver fatto la catenella, lo tagliamo e abbiamo concluso anche la nostra coda. Io, per farlo più stretta e avere una maggior sicurezza, vado a legare tra di loro le due codine che mi sono rimaste, quindi gli faccio un doppio nodo e poi con la coda lana vado a disperdere i fili all'interno del lavoro, e anche la coda è stata fatta. Adesso mancano solo le orecchie. Prendiamo nuovamente il nostro filo e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie basse. Una, 2, 3, 4, 5 e 6. A questo punto tiriamo la codina per chiuderlo e andiamo a fare una maglia bassissima nella prima maglia del nostro anello magico, in questo modo. Adesso faccio una catenella e taglio il filo e la nostra orecchia è fatta. Adesso ne dobbiamo fare un'altra identica a questa. Una volta che le due orecchie sono fatte, possiamo andare a tagliargli immediatamente il codino qua dietro, sia in una e sia nell'altra. E adesso possiamo andare a cucire. Vanno cucite qui in prossimità dell'occhio, in questo modo, una qua e anche l'altra qui in questa posizione. Quindi andiamo a infilare il filo nell'ago andiamo a posizionare l'orecchio qua in questo punto, metto bene a fuoco. In questo punto io entro in una maglia, adesso entro qui in una maglia dell'orecchio ed entro poi nel corpo in un'altra maglia, in quella successiva. Adesso rientro nuovamente nella stessa maglia di prima ed esco nella maglia dove sono entrata prima, in questo modo. Così il nostro orecchio è concluso e entro di nuovo in una maglia e gli vado a fare il nodino per bloccare il filo. Una volta fatto il nodino posso andare a disperdere il filo nella lavorazione e vado a cucire in questo modo anche l'altro orecchio. Lo posiziono più o meno nello stesso punto entro in una maglia e tiro il filo, entro in una maglia dell'orecchio, entro in una maglia successiva nel corpo, tiro il filo, rientro nella maglia qui dell'orecchio ed esco nella prima maglia da dove sono entrata del corpo. Poi entro qui in una maglia e vado a fare il nodino per bloccare il filo e adesso posso andare a disperdere nella lavorazione. E le orecchie sono cucite. Eccole qua le nostre orecchiette. Adesso taglio i fili che ho disperso e il nostro topolino è concluso. Questo è quello che abbiamo fatto insieme
e questo invece è quello che avevo fatto prima. Se questo tutorial vi è piaciuto, mi raccomando lasciate un like e se lo rifate taggatemi così io posso sia vederlo che ricondividerlo. Ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!